Top 10 Venice. Le 10 migliori cose da vedere a Venezia. Guida di viaggio. In questo nuovo video ho voluto riassumere le 10 cose da fare o vedere per chi viene a Venezia. E chi vi può consigliare meglio di un veneziano? Come prima cosa abbiamo Piazza San Marco con il Palazzo Ducale, la Basilica e il Campanile, che sono il cuore di Venezia. La piazza è una delle più belle d'Italia. Dal campanile per pochi soldi potete godervi il panorama di Venezia dall'alto. La Basilica, famosa per i suoi mosaici, è uno dei simboli dell'arte veneta e della cristianità. Il Palazzo Ducale, sede del Doge, è un capolavoro del gotico veneziano, con uno stile che trae spunto dall'architettura veneziana e da quella orientale. Conserva ancora un'ampia pinacoteca che comprende opere di più famosi maestri veneziani. Ospita inoltre il Museo Civico di Palazzo Ducale. Nei miei video potete trovare un approfondimento dei singoli posti. Canal Grande e i suoi palazzi. Al secondo posto mettiamo un giro sul Canal Grande in dialetto Canaasso. È il principale canale che attraversa il centro storico di Venezia lungo circa 3.800 metri e divide in due parti il centro storico di Venezia, affiancato per tutta la sua lunghezza da magnifici edifici in gran parte tra il secolo XII e XVIII. La maniera più semplice per scoprirlo è prendere il vaporetto della linea 1 pubblica al costo di 7,5 € a testa che lo percorre dalla ferrovia Piazzale Roma fino alla fine a San Marco, oppure per poco più di 100 € si può prendere un water taxi privato che vi permetterà di godervelo con più calma. Come terzo punto abbiamo un giro in gondola, imbarcazione tipica della laguna di Venezia composta da 280 diversi pezzi, fabbricati con 8 tipi di legname. La sua costruzione richiede solitamente più di un anno. Con circa 100 € si può fare un giro di 45 minuti, anche per canali più piccoli in cui i taxi acqui non arrivano. Per chi non si possa permettere il giro completo, può prendere uno dei vari traghetti che con pochi euro vi permette di fare da un lato all'altro del canale sempre in gondola. Ghetto degli Ebrei. Un altro posto da visitare è il Ghetto degli Ebrei, che erano obbligati a risiedere durante il periodo della Repubblica di Venezia a partire dal 1516. Si trova nel sestiere di Cannaregio, è rimasto il fulcro della comunità ebraica di Venezia ed è sede di sinagoghe e di altre istituzioni religiose. Il ghetto è composto dal nuovo, vecchio e nuovissimo. Il ghetto nuovo si presenta tuttora come un'isola i cui accessi avvengono solo tramite 2 ponti. In corrispondenza di questi esistevano 2 robusti cancelli che venivano chiusi e sorvegliati di notte, poiché agli abitanti era permesso uscire dal quartiere solo di giorno e con dei segni distintivi. Per ulteriori informazioni ho fatto comunque altri 2 video a riguardo. (5) Spritz e Cicchetti.
Come quinto punto ho messo un'altra cosa caratteristica di Venezia, cioè l'aperitivo e cosa si mangia con esso e soprattutto dove. L'aperitivo tipico è lo spritz, di elevata gradazione alcolica, è composto da un terzo di vino bianco, un terzo di seltz o acqua frizzante e un terzo a scelta tra Aperol, Selet o Cynar, da accompagnare con i cicchetti, piccoli stuzzettini tipo tapas spagnole di carne o di pesce. I luoghi in cui poterli assaggiare sono i bacari, tipiche osterie o bar veneziani. Ho fatto anche una serie di video che li descrive dividendoli per sestieri i vari quartieri di Venezia, come ho fatto anche un video che parla dei vari tipi di cicchetti. 6. Scala del Bovolo. Un po' nascosta nel centro di Venezia potete trovare la scala a chiocciola più importante e pregevole della città. Il palazzo fu costruito tra il 3 e il 400 come dimora dei Contarini di San Patrignano, che dalla fine del 400 per via dell'aggiunta della scala a chiocciola furono soprannominati dal Bovolo. Il palazzo nel suo cortiletto retrostante ha una collezione di vele da pozzo, ma la torre è particolare perché alla sua sommità, per pochi euro, si può avere un belvedere con ampia visuale della città. In passato la torre era un tempo adornata con affreschi sia nella parte interna che in quella esterna, ma oggi rimangono ahimè poche tracce. Vi consiglio assolutamente di andarla a vedere. Sette isole di Murano e Burano. Altre cose da fare a Venezia è visitare le maggiori isole limitrofe. Le principali sono Murano e Burano. Murano è composta da 7 isole e famosa per l'arte del vetro. Dal 1291 le vetrerie furono trasferite lì dal momento che i forni dei laboratori erano spesso responsabili di disastrosi incendi che erano particolarmente gravi al tempo per le costruzioni che erano principalmente in legno. Oggi si possono visitare le varie vetrerie che fanno dimostrazioni della lavorazione del vetro e hanno spesso attigue le boutique in cui vendono. Altra isola è quella di Burano, famosa per le case colorate e per la secolare lavorazione artigianale ad ago del merletto di Burano. Particolari sono anche i tipici dolci bussolai. Per arrivare alle isole si possono prendere i vaporetti pubblici alle fondamenta nuove, oppure esistono giri con barche grandi o ci si può organizzare con i taxi acquei. 8. Ponte di Rialto e Mercato. Passando per il Canal Grande potrete passare sotto il ponte più importante di Venezia, quello di Rialto. Precedentemente fatto in legno, nel XV secolo lungo i lati del ponte vennero costruite 2 file di negozi. Nel 1587 fu vinto il concorso per un ponte in pietra da Antonio da Ponte, scelto perché con progetto ad una sola arcata. Fu poi terminato nel 1591, unico nel suo genere, è uno dei simboli di Venezia. Insieme metto da visitare anche il vicino mercato di Rialto. In quest'area si concentravano i venditori di ortaggi, l'erbaria, con i venditori di agrumi, la naranzeria, con la pescaria e la beccaria dove si macellavano le bestie di ogni tipo. Attualmente è il mercato principale della città con la vendita di frutta e verdura delle vicine isole e con una pescheria con dell'ottimo pesce. Ponte dei Sospiri. Questo caratteristico ponte di Venezia, situato a poca distanza da Piazza San Marco, scavalca il Rio del Palazzo collegando con un doppio passaggio il Palazzo Ducale alle prigioni nuove.
Serviva da collegamento per i reclusi dalle suddette prigioni agli uffici degli inquisitori di Stato per essere giudicati. È fotografato dai turisti di tutto il mondo perché la tradizione vuole che ai tempi della Serenissima i prigionieri attraversandolo sospirassero davanti alla prospettiva di vedere per l'ultima volta il mondo esterno. Decimo punto, acqua alta. Per ultimo mettiamo un fenomeno unico che si presenta principalmente solo a Venezia, cioè il fenomeno dell'acqua alta, cioè picchi di marea particolarmente pronunciati che si verificano nella città da novembre a gennaio, tali da provocare allagamenti nelle aree urbane. Per quanto sia una disgrazia per la città, adesso alleggerita da un sistema di chiuse, il Mose, che sembra un po' prevenire il problema, per chi viene da fuori può essere un'esperienza unica da provare, con un paio di stivali da pescatore però. Ho fatto vari video a riguardo, sia per l'acqua alta eccezionale del 2018, ma anche per quella del 2019. In più c'è anche un aneddoto curioso che mi è successo. Da guardare. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate io prenderò una piccola percentuale. In più se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!